troviamo a Valdemarsvik, la città natale di mio padre, contea dell'Östergötland. Ci troviamo circa a 200 km da Stoccolma e a 50 da Norrköping. Questa è la casa dove è nato mio padre l'8 ottobre 1922 da Erik Fredrik Lidholm e Kajsa Bergman. Questa è stata per tanti anni la casa di famiglia, prima di trasferirci, per circa 10 anni. Mio nonno era il direttore della segheria, che era un'attività molto fiorente a quell'epoca. Questa casa, che potremmo dire quasi una villa, era data in dotazione al direttore della segheria. Purtroppo dopo il famoso crash di Wall Street del 29 la segheria fallì e loro dovettero lasciare questa casa e trasferirsi in un'altra parte. E fu un grande dispiacere per mio padre perché adorava questo posto ed era proprio il posto dei suoi sogni. Lui andava a scuola ed erano 5 km andare e 5 km tornare per passare il tempo calciava un sasso per terra da casa fino a scuola, cercava di condurlo per allenarsi intanto. E questo è il campo di calcio dove tutto è iniziato, dove giocava con il Valdemarsvik. Il campo più vecchio di Valdemarsvik, è stato lui intitolato già parecchi anni fa. E nel 1973 fu l'ultima volta che il Greno lì giocò insieme. Erano già abbastanza avanti di età, oltre i 50 anni, e l'ultima partita fatta da Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Lidholm si tenne fu un amichevole e raccolse ben 2500 spettatori, che è tuttora il record imbattuto di questo campo. Mio padre era un ragazzo molto bravo a scuola, però che amava il football in maniera fine eccessiva, molto contrastato dal padre che non voleva, perché diceva che il football era una perdita di tempo, non sarebbe mai diventato nessuno. Penso che mio nonno non abbia mai visto una partita di mio padre. E al punto che quando lui andò al Milan per venire in Italia disse al papà: non ti preoccupare, sto un paio d'anni e poi torno. Ma l'idea sua era veramente quella, di fare un'esperienza all'estero, un po' diversa dal solito, giocare un paio d'anni e poi tornare indietro in Svezia a fare le cose serie, cioè a lavorare in uno studio di tenuta di registri contabili. Io sono diventato un calciatore perché dovevo fare tutti i sport, perché ero malato quando ero piccolo e il dottore, un vecchio anziano dottore, diceva a mio padre, che odiava un po' lo sport: questo se non fa lo sport può essere malato per tutta la vita. Allora io, sentendo queste cose qui, ho fatto tutti i sport. Papà giocava anche a bandy, sì, era molto bravo, era uno dei migliori giocatori della regione. Il bandy è un incrocio tra calcio e hockey, si gioca sul ghiaccio 11 contro 11 con i pattini, una pallina al posto del disco, la mazza è leggermente più corta, il gioco è meno duro che nell'hockey, il contatto fisico viene punito molto più che nell'hockey, però assomiglia molto al calcio perché la pallina assume delle traiettorie alte e tutto, che lo fanno somigliare più al calcio. Lui rientrò una volta qua in Svezia appositamente perché c'era una finale per la rappresentativa dell'Östergötland, fu chiamato perché aveva bisogno del suo supporto e perse una partita di campionato col Milan per quello.
è arrivato al calcio importante tardi, perché lui giocava qua nel Valdemarsvik, che era una categoria minore, però tutte le grandi squadre di Svezia sapevano che c'era questo Lidon che giocava molto bene a Valdemarsvik, ma che non si muoveva per un motivo semplicissimo, che mio nonno non voleva che lui giocasse a calcio. E le squadre che lo seguivano erano molte, tra cui lo Sleipner e il IFK Norrköping. A quei tempi però lo Sleipner era ancora una buona squadra in Serie A ed era aveva un grande passato negli anni 30, dove aveva vinto anche il campionato svedese e dove aveva giocato Ture Keller, che era l'idolo di mio papà da giovane come giocatore. Allora scelse di andare allo Sleipner. Dopodiché, dopo un po' di anni, continuava il Norrköping a mordersi le mani di non averlo. Alla fine sono riusciti a convincerlo a venire al Norrköping dicendo: cosa perdi tempo allo Sleipner, vieni da noi che vinciamo i campionati in Svezia, come poi hanno fatto, e avevano fatto uno squadrone, ecco. Con questa squadra in 3 anni ha vinto 2 scudetti. In quella squadra giocava insieme a Gunnar Nordahl, che è stato uno dei più grandi giocatori svedesi e che ha giocato tanto anche in Italia, nel Milan e nella Roma. Era una squadra fortissima al Norrköping, fece addirittura una tournée dai maestri inglesi, che allora difficilmente si scontravano contro squadre che venissero fuori dall'Inghilterra, e fu una specie di cosa eccezionale, perché giocarono, se non sbaglio, 4 partite, di cui 3 vinte e 1 pareggiata, quella pareggiata contro il Wolverhampton, che era all'epoca la miglior squadra inglese. Furono addirittura ricevuti l'intera squadra per una trasmissione alla BBC di Londra, che già allora trasmetteva trasmissioni sportive, e furono accolti qua al ritorno come degli eroi, proprio perché avevano sconfitto i maestri inglesi. Un'altra cosa simpatica da ricordare è che la prima volta che mio padre andò in Italia non fu nel 1949, quando passò al Milan, bensì nel 1947 per una partita amichevole contro la Juventus a Torino, e in quella partita il Norrköping vinse 3-1 contro la Juventus, quindi anche quella una grande partita. Questo stadio mi ricorda anche la partita di Coppa UEFA del 3 novembre 82, io ero qua presente sullo stadio, una partita durissima tra la Roma e il Norrköping, che la Roma aveva vinto in casa 1-0 all'Olimpico e aveva perso qua 1-0, quindi tempi supplementari, rigori, un grande Tancredi parò i rigori e ci portò avanti in Coppa UEFA. Partita anche molto intensa sotto l'aspetto sentimentale per mio padre, perché giocava contro il Norrköping, e soprattutto perché sulla panchina del Norrköping come allenatore c'era il suo grande amico e compagno di squadra del Milan, Gunnar Nordahl, con cui avevano condiviso, grandi amici e tutto. Quindi sono sempre partite molto sensibili.
adoro della Svezia, ma lui mi ha raccontato molto dello spirito olimpico, del villaggio olimpico, gli era piaciuto molto questo spirito. A livello sportivo non tanto, vinsero abbastanza semplicemente in finale contro la Jugoslavia e resta tuttora forse il più grande successo sportivo della storia del calcio svedese. Non si erano giocati da 10 anni i mondiali e le Olimpiadi erano una specie di mondiale di calcio, c'era quasi tutto il meglio del mondo e lì le squadre italiane videro questi svedesi e anche i danesi che fecero una buona Olimpiade, cominciarono a venire in Italia a giocare e questo era anche dovuto al fatto, soprattutto per la Svezia, la neutralità aveva fatto in modo che questa gente, questi ragazzi avessero potuto giocare in pace, allenarsi, avere da mangiare, non avere grandi problemi, quindi avevano un certo vantaggio gli svedesi contro gli altri. Lui giocò un po' di partite nazionali prima di trasferirsi in Italia e poi per 10 anni non ha più giocato in nazionale perché la federazione svedese aveva posto il veto ai professionisti di giocare in nazionale. Per cui i mondiali del 50 e del 54, dove sicuramente la Svezia avrebbe avuto delle buone chance di vincerlo, al punto che nel 50 arrivò terza ai mondiali in Brasile con la squadra di soli dilettanti, per i mondiali del 58 in casa richiamò pure i professionisti. Era molto poco svedese come uomo di football. Il calcio che lui amava non era il calcio fisico, non era il calcio inglese, ma era il calcio sudamericano molto tecnico. Tutto il suo amore per il calcio tecnico, possesso palla e tutto nasce penso da quella finale lì. Hallå där och mycket varmt välkomna till VM-finalen i fotboll. En final som vi har väntat på under ett par dagars tid. Sverige mot Brasilien. Titta här då. Ja, bra spelat. Nisse Lidholm, en dribbling, 2 dribblingar och så avslutar han elegant. 1-0 för Sverige. Nisse Lidholm. Vilken makalös öppning. Inlägg från Nilton Santos. Pelé, ja det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Negli anni 90 fu votato come il più grande calciatore di tutti i tempi svedese. C'è una conoscenza soprattutto del lato da giocatore, molto meno di quello da allenatore, che per me è persino più importante che quello di giocatore. Loro se lo ricordano più che altro come il capitano della Svezia, come il giocatore che ha fatto l'1-0 con cui la Svezia stava per un po' di minuti è stata campione del mondo di calcio. Nel 1949 mio papà arriva in Italia, viene ingaggiato dal Milan insieme a Gunnar Gren e Gunnar Nordahl che era già arrivato da un po'. I primi anni sono molto belli per lui, anche se mi raccontava sempre di una città devastata dai bombardamenti, ancora tutta in fase di ricostruzione.
Era un'avventura, ma quando sono partiti non erano popolari in Svezia, perché dicevano, in Svezia erano amateur, come si dice, erano dilettanti, no? E non si poteva guadagnare soldi per lo sport, ma quando sono partiti dicevano che erano legionari, che andavano via per i soldi, ma dopo si è calmato un po' quando hanno avuto questo grande successo. Prima è arrivato papà, gennaio 49, dopo nell'estate hanno preso Nils e hanno preso Gunnar Gren. Beh, diciamo che il Greno lì in quegli anni, senza nulla togliere ai giocatori italiani, erano la colonna portante del Milan. Sicuramente loro fecero fare il salto di qualità al Milan, che era una squadra, prima del loro arrivo, di mezza classifica. Il Milan era tantissimo che non vinceva, era penso 30-40 anni. La grande squadra di Milano era l'Inter storicamente. E gli fecero fare questo salto di qualità notevole al punto di portarli a vincere varie volte lo scudetto. Il signor Nils mi ha detto che Greno lì l'hanno fatto perché giocavano sempre bene insieme e allora invece di scrivere Gren, Nordahl e Lidon scrivevano il Greno lì. Gren il professore perché faceva un po' il regista, dava molto spesso l'ultimo passaggio, papà il pompiere perché forzava e poi il signor Nils lo chiamavano il barone, più elegante nella tutte le sue maniere. Era pensionante a casa di questa vecchia signora veneta, Maria Visentin si chiamava, e che lo accudiva come fosse un figlio, una signora già anziana, gli preparava da mangiare, gli fece scoprire la cucina italiana e queste cose. Lui stava molto bene, molto legato a Gunnar Nordahl soprattutto. Il signor Nils e papà erano come fratelli perché avevano giocato insieme a Norrköping, avevano diviso camera nelle partite per la nazionale svedese alle Olimpiadi del 48. Dunque erano come fratelli e i primi anni di Milano Nils era spesso nel nostro appartamento, nella nostra casa, era come un papà di riserva per me. Dopo ha trovato una bella signora, la signora Nina, e si è sposato con lei, ma il rapporto è sempre stato lo stesso. Si trovavano ogni anno a Valdemarsvik, anche quando papà era ritornato in Svezia, o a Milano, alla Villa Boemia. E poi, metà anni 50, incontra mia mamma e lì nasce il motivo per cui non tornerà più in Svezia. Anche perché amava molto l'Italia, aveva assunto le usanze italiane, il modo di mangiare italiano, il modo di vestire, il modo di pensare anche italiano. Infatti molti dicono che fosse il più meridionale degli svedesi e il più nordico dei napoletani. Era a San Pellegrino Terme con tutta la squadra del Milan e mia mamma era anche lei con delle amiche a San Pellegrino Terme in questo albergo dove il Milan faceva il ritiro. E lei vedeva tutti questi uomini in tuta e pensava fossero una squadra di elettricisti o idraulici o qualcosa del genere perché non aveva nessuna idea di cosa fosse il calcio. E lì si conobbero perché entrambi erano appassionati giocatori di ping pong e quindi si conobbero su un tavolo di ping pong e da lì nacque tutto. Forse il fatto che mia mamma era veramente nobile, mio padre lo chiamavano il barone, allora ha detto legittimiamo questa cosa, ecco. Io penso che un fondo di verità in questo ci sia. Acquistò questa casa in Piazza del Tricolore a Milano. Interessante che la comprò da un altro personaggio conosciuto che era Walter Chiari e lui ci abitava insieme ad Ava Gardner e la tenemmo fino alla fine degli anni 60 più o meno.
Era un giocatore, diciamo così, che dava rispetto, era un regista, lavorava molto, un buon piede sinistro, ma tirava con tutti e due i piedi. Era uno che organizzava il gioco, era molto forte. Lui nel Milan giocherà, se non sbaglio, 359 partite in 12 anni e segnando 81 gol, che non è poco considerando che gli ultimi anni li ha fatti da difensore e gli altri da centrocampista. È stato uno dei primi liberi della storia del calcio, si può dire, come ruolo negli ultimi anni della sua vita. Lui appena smesso di giocare andò subito a fare il corso di Coverciano di allenatore e venne subito ingaggiato dal Milan per le giovanili. E mia mamma gli dava proprio la gavetta, come si dice a Milano, col mangiare la domenica per andare allo stadio, perché se andavi a 4 partite si mangiava il mangiare da il pentolino che gli dava mia mamma col mangiare. Per seguire le varie partite che aveva delle giovanili. E lui si considerava un maestro di calcio, ma nel senso umile del termine, non nel senso del grande maestro, di colui che ti insegna a giocare a calcio. Per cui questo suo sempre usare il pallone, i fondamentali, anche sui grandi campioni affermati nazionali, il piede era un attrezzo che doveva essere esercitato in continuazione. Volevano durante la guerra che tutti facevano lo sport e mi hanno mandato, avevo 18 anni e ho fatto un corso di una settimana che dall'allenatore della nazionale, e questo mi ha giovato per tutta la vita, che quelle come base ho sempre fatto di innamoramento di quell'allenamento che ho fatto allora. Mio padre è stato allenatore giovanile del Milan, poi diventò allenatore della prima squadra del Milan, poi stava facendo molto bene, però prese l'epatite virale molto grave, metà campionato, quindi quei 40 giorni era stata allenata dall'allenatore in seconda e stava andando piuttosto male. Mio padre venne rimosso dall'incarico mentre era malato ancora e riprese ad allenare in Serie B dopo 8-9 mesi, già campionato iniziato al Verona, quindi ci trasferimmo al Verona che era in Serie B e mi pare ultimo o penultimo in classifica. Riuscì a salvarlo e l'anno successivo lo portò in Serie A. Poi dopo anche lì a Verona andò via perché ebbe un dissapore, chiamiamolo così, con l'allora presidente Garonzi del Verona, che in un momento del campionato in cui sembrava che la Verona non riuscisse più a salire in Serie A, aveva preso contatti con un altro allenatore e aveva addirittura firmato un contratto. Quando mio padre andò da lui per rinnovare il contratto, perché allora i contratti si facevano di anno in anno, fece l'errore di dirgli: pensi che avevo già firmato il contratto a un X allenatore, ma io glielo straccio. Mio padre gli disse: no, se l'ha fatto firmare un contratto lo rispetti, io vado via. Fu chiamato sempre in Serie B dal Monza al campionato iniziale, ultimo fanalino di coda in Serie B. Lo salvò, per lui la ritenne la sua più grande impresa come allenatore e da lì venne assunto dal Varese. Fece 2 campionati a Varese, vincendo subito il campionato il primo anno di Serie B e l'anno dopo fece un ottimo campionato di Serie A. Andò molto bene perché era una provinciale appena salita, fu un ottimo campionato. Per cui passò alla Fiorentina. A quel punto 2 anni alla Fiorentina, fece dei buoni campionati alla Fiorentina, ebbe la grande, la fortuna di lanciare Giancarlo Antonioni, che scoprì mio papà, giocava qua nell'Asti Macobì, che era una squadra qua di Asti, e scoprì Giancarlo Antonioni, che rimane, penso, tuttora uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina.
Poi andò alla Roma la prima volta, quando a novembre la Roma navigava in bassa classifica con Scopigno allenatore, con Anzalone presidente. Era una Roma, mi ricordo i vari Rocca, Pierino Prati, Giancarlo De Sisti, Ciccio Cordova, Santarini, me li ricordo tutti molto bene. Qua siamo in un altro posto iconico che è il Tre Fontane, che diciamo che per me nel mio cuore è questo il campo d'allenamento della Roma, perché è quello dove sono venuto più spesso. E mi ricordo che c'era molto pubblico, il giovedì pomeriggio faceva la partitella a tutto campo. Mi ricordo dei periodi dove c'erano 2-3 mila persone a vedere queste partite, c'era un entusiasmo incredibile. Purtroppo non c'era alle spalle una società in grado di portarla avanti. Tutti gli anni si cercava di fare, come si suol dire, le nozze coi fichi secchi. Quindi non è che se andavi a prendere dei gran giocatori, il meglio che potevi acquistare. Mi ricordo un'annata dove gli acquisti furono Chinellato, Menichini, cioè ottimi giocatori per carità di Dio, però non accendevano la fantasia, le speranze dello spettatore. Ci vuole un certo periodo di tempo per rimetterla un po' meglio in carreggiata, e poi diciamo che in quel suo primo periodo romano l'apogeo è stato il terzo posto del 75. Fu eccezionale perché vinse tutti e due i derby 1-0 contro la Lazio. Una rivalità che allora era sentitissima, eri un underdog, come si suol dire, partivi molto svantaggiato, ma vincerli tutti e due contro quella squadra è stato un grande successo. Arrivò un terzo posto inaspettato, graditissimo, che risollevò un po' tutto l'ambiente dopo parecchi anni di mediocrità. Devo ricordare ad esempio Picchio De Sisti, che mio papà portò con sé dalla Fiorentina e che è stato uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano, un po' dimenticato se vogliamo nella narrazione, e che fece quel gol stupendo nel derby contro la Lazio con quel tiro rasoterra da fuori aria che mi ricorderò sempre. Io penso che De Sisti abbia ragione, perché i ragazzi sono convinti di essere forti, col recupero di Cordova dà più tranquillità alla squadra, dà più sicurezza, e questo è stato un rientro per noi molto molto importante. Mi ricordo Pierino Prati, che era un vero bomber, diciamo il primo bomber prima di Pruzzo, che però aveva alcune doti fantastiche. Mio papà aveva un ottimo rapporto con il direttore sportivo di quegli anni, si chiamava Camillo Anastasi, e che nasceva, se non ricordo male, nella società edilizia di Anzalone. Anastasi era una figura capace, molto legata a mio padre, una persona, diciamo, con cui aveva legato molto bene. Poi mi ricordo un po' lo staff di allora, il medico sociale che era Todaro, che era un ottimo medico. Mi ricordo l'allenatore in seconda che era Trebiciani in quel periodo lì,
E mi ricordo Minaccioni, il massaggiatore, Giorgio Rossi, figura storica, tante persone che erano molto vicine, ma era una bella squadra, devo dire, un bel ambiente, una squadra che io seguivo personalmente moltissimo, quella di quel periodo lì. Va via perché lo chiama il Milan. C'era stata l'epoca Marchioro, questo allenatore, così. Mio padre era molto amico del direttore sportivo allora del Milan, che era Sandro Vitali, e passò al Milan perché Milan e Roma erano le due sue grandi amori. Col Milan è riuscito velocemente a riprendere lo scudetto e quello fu un grande capolavoro, perché onestamente, rileggendo anche oggi la squadra, non era una squadra, con tutto il rispetto per gli ottimi giocatori. Poi la storia stessa dice che dopo quello scudetto lì non è che hanno più avuto una grande carriera, e quindi fu per quello che passò al Milan, ma poi tornerà presto alla Roma. Lido mi ha insegnato che tante volte ci vuole la calma, perché Lido è una sua prerogativa. Tu gli chiedi, mister, facciamo questo perché ci piacerebbe fare. Sì, molto bene, facciamo questo. Sì, però oggi quest'altro, quello che dico io. Cioè, lui metteva tutto sul piano del dialogo, ma in effetti poi si faceva tutto quello che chiedeva lui. Come fra l'altro Lido, devo dire che è stato l'allenatore che ho visto per 2 volte mettere le mani addosso, andare vicino ad un giocatore che si era comportato male. Ecco, lui era uno di quelli, il rispetto, una delle cose che io chiedo ai giocatori, il rispetto, e lui quando queste cose non le accettava. Magari un giocatore della prima squadra faceva una entrataccia contro uno della primavera. Mi ricordo ancora, andò vicino e disse perché non lo fai con me? A muso duro, a muso duro. Mio padre chiede al Milan un contratto triennale. Dice al presidente del Milan, che era Felice Colombo, io rimango al Milan, però mi faccio un contratto triennale, ho vinto la Stella, ho vinto questo scudetto, dopo anni che il Milan non vinceva più. Colombo ha una risposta particolare, dice: il contratto triennale non lo faccio nemmeno a mio fratello. E mio padre rispose: a suo fratello non glielo farei nemmeno io. E lì si chiude la cosa. In quel momento arrivano delle telefonate da Roma, dove c'è Viola che è intenzionato a rilevare la Roma di Anzalone, però lo fa a patto che ci sia mio papà come allenatore. Mio papà aveva già avuto modo di conoscere bene Dino Viola perché era già dirigente quando era stato a Roma. E a quel punto lì, orgoglioso com'è, e col ricordo bello di Roma e l'idea di fare qualcosa di bello qua finalmente, venne a Roma e iniziò questo ciclo fantastico che culminerà nella finale di Champions. Si innamorò di una casa a Sanremo. Noi avevamo già un appartamento a Sanremo
Ma vide questa casa, direi una villa quasi sulle alture, e dice: ma mi piacerebbe prendere questa casa proprio come lo posto fisso dove vivere. Quindi mio papà e mia mamma vendettero l'appartamento che avevano a Sanremo per comprare questa casa. Purtroppo qualcosa andò storto, io non mi ricordo perché ero un ragazzino, e l'affare andò a monte. Leggendo sul Corriere della Sera gli annunci di vendita, vide l'annuncio di un'azienda agricola con villa nel Monferrato. Si innamorò subito del posto, e mia mamma pure, devo dire che essendo piemontese lo consigliò caldamente. La casa di Sanremo era di proprietà di una signora boema cecoslovacca. Lui era piuttosto scaramantico e lo vide come un segno del destino, questo fatto che una casa che si chiamasse Villa Boemia e che costava la stessa cifra di quella casa a Sanremo gli fosse capitata a tiro, per cui decise immediatamente di scrivere un compromesso e di acquistarla. Questa casa non era bella come adesso, era abbastanza fatiscente, però c'era già tanta vigna, c'erano già 8 ettari di vigna in partenza. Pensando di acquistare una casa per vivere, alla fin fine ci accorgemmo di aver acquistato un'azienda vera e propria, perché poi divenne il problema principale: cosa facciamo di tutta questa uva, di questo prodotto. Quindi cominciai io stesso all'età di 17 anni o 18 a fare il primo vino in 2 vasche di cemento armato che c'erano, non ci sono più, sotto la villa, proprio nella vecchia cantina. Questa è la cantina di vinificazione che abbiamo costruito nel 1984. È stata un passo successivo agli inizi, quando furono gli albori degli anni 70, quando cominciamo a fare il vino quasi per scherzo. Non era un gran bevitore di vino, tutt'altro. Ho cominciato a bere vino qua in Italia, era assolutamente astemio, venendo dalla Svezia. Poi aveva dei problemi di pressione bassa. Il medico sociale del Milan, quando giocava, gli aveva consigliato di bere un bicchiere di vino a pasto. Quindi lui è sempre stato piuttosto moderato, beveva quel bicchiere a pasto e mai di più. Amava la campagna. Il suo posto ideale da vivere non era la città, la campagna, veniva dalla campagna svedese. Mia mamma era torinese, quindi lui scelse un posto in campagna che fosse comodo, non sapendo che 2 mesi dopo il lavoro l'avrebbe portato a Roma, nella prima esperienza a Roma, subentrando a Scoppigno nel 73, ma lui veniva qua tutte le volte che era possibile, anche dopo le partite all'Olimpico, prendeva l'aereo, veniva qua, stava magari solo 24 ore, e mi ricordo sempre l'abitudine, la sera, mi pare fosse tra le 11 e mezzanotte, c'era un treno notturno da Alessandria, che era la stazione più vicina, che arrivava alle 7, 7 e mezza del mattino a Roma, e lui quindi martedì mattina era già di nuovo a Roma per gli allenamenti del martedì. Mi siedo, la prima volta che lo vedo, ho la netta impressione che lui mi conosca. Sai quando ti rimani... Io non l'ho mai visto. Avevo la convinzione che lui già mi conoscesse, già conoscesse il mio carattere, come ero fatto, di cosa avevo bisogno. Quindi abbiamo cominciato a parlare come ci si conoscesse da 10 anni. Il primo ricordo è quello quando sono stato a provare alla Roma, perché venivo dall'Almas Roma, avevo 17 anni e c'era il Barone che allenava la prima squadra e mi vollero in prima squadra perché io fisicamente ero già così. Quindi ci fu questo contatto e subito mi ha affascinato, perché mi ha affascinato l'uomo prima, no?
essendo ragazzino ti dà un po' l'idea del papà, e poi mi ha affascinato l'allenatore, il modo di spiegare le cose. Sono stato 2 settimane a Tricot ad allenarmi ed è stata per me un'esperienza incredibile, soprattutto conoscere un uomo di quel tipo. Il fatto che mi ha colpito proprio in prima battuta era questa sua semplicità, anche non dicendo nulla. Cioè, tante volte il linguaggio del corpo parla molto di più delle parole, quindi lui basta che gesticolava, ti faceva qualche movimento, ti faceva con la testa dei segni, tu capivi, naturalmente eravamo tutti giocatori ormai, tu capivi che cosa voleva dire, più delle parole. Lui parlava pochissimo e quando parlava diceva poche parole molto sagge, quindi tutto questo mix di situazioni hanno fatto sì che quest'uomo avesse questo tipo di carisma. A un certo punto lui si trova con 2 giocatori centrali difensivi, Turone e Santarini, estremamente validi. Decide di giocare senza lo stopper ma con la difesa in linea a zona. E quello fu il primo. Le squadre loro in Italia giocavano tutte a uomo, con marcature a uomo. C'era qualche giocatore un po' titubante che non accettava molto questa cosa. E mio padre, per convincerlo, dice: ma scusa, ma tu hai i tuoi nipoti, quando ti chiedono ma tu nonno come giocavi a calcio? E tu gli rispondi: stavo francobollato a uno, cercavo di menargli, oppure gli dicevi che cercavi di giocare a calcio molto bene? Se vuoi giocare a calcio molto bene si gioca a zona. Fu un percorso abbastanza lungo, si parla poi della famosa ragnatela, che è un po' un precursore del tiki-taka. E diciamo che fu un gioco molto bello, molto spettacolare, che avvinceva molto il pubblico, che cominciarono a fare gli olè quando la Roma riusciva a inanellare 15-20 passaggi di seguito senza farla prendere l'avversario, ed ebbe subito un buon riscontro sotto tutti i punti di vista. Sicuramente quella Coppa Italia è l'inizio di una squadra che comincia a prendere fiducia in se stessa, capisce che ha delle grosse potenzialità e quindi sarà il trampolino per campionati che sfoceranno nello scudetto, ma ricordiamoci dello scudetto morale, del famoso gol annullato a Turone a Torino, che avrebbe significato scudetto, e che quello, diciamo, è un mezzo scudetto, se vogliamo considerarlo, ecco, nel palmarès della Roma.
cominciamo a parlare di Lidon, ci mettiamo, non so, quanto tempo abbiamo? Perché era un personaggio straordinario, perché era facile e difficile. Facile perché non era un allenatore che urlava, no? Era un allenatore fleumático, una lideranza fleumática. Lui arrivava. La lideranza di Lidon era questa, la capacità di farsi capire, il modo come sdrammatizzava la situazione forse è la sua forza migliore. Ha creato una filosofia di spogliatoio importante perché per esempio in preparazione ha sempre detto io vi lascio liberi, siete professionisti, quindi non vi misuro il vino, le patate o la pasta. Quindi voi dovete autogestirvi soprattutto sul vostro personale. Io posso gestire il collettivo, ma sul vostro dovete farlo voi stessi. Questa secondo me è stata un qualcosa di diverso rispetto agli allenatori che ho avuto prima e quindi tu segui quello che dice l'allenatore. Quindi l'aspetto più importante è stato quello di avere una filosofia di gruppo molto innovativa. Il primo impatto con l'Idom è stato un periodo, non proprio una circostanza chiara. Era il periodo anni 80 quando la prima squadra disputava il giovedì le partitelle al Tre Fontane e quindi l'Idom ogni tanto chiamava qualche giovane della primavera per completare la rosa e disputare una partita 11 contro 11. Avevo sentito parlare di l'Idom, poi una volta che ce l'hai lì davanti questa presenza, questa personalità faceva effetto. Però era interessante che durante la fase del riscaldamento o quelle volte che partecipavo con altri ragazzi durante la settimana agli allenamenti, lui camminava molto vicino a noi giovani e poi con quella sua voce che trasmetteva tranquillità e sicurezza, che è fondamentale, e diceva sempre bravo, continua così, cerca di migliorarti. Quindi era uno stimolo continuo, quindi è stato quello il momento che ho cominciato a conoscere l'Idom e il pensiero di l'Idom. Oltre a quello che ti dava come indicazione, era proprio l'idea di costruire una squadra come voleva lui. E questa è una grande dote, no? E soprattutto la capacità di trasmettere e di essere capito. Io credo che sia la cosa fondamentale. Le esercitazioni erano soprattutto indirizzate a un lavoro difensivo, a un lavoro che portava a una linea difensiva a 4, a lavorare in inferiorità numerica, quindi a trovare le difficoltà. E da lì poi sono situazioni che attraverso l'allenamento te le ritrovavi la domenica quando ti confrontavi contro l'avversario. Lui mi ha pensato in portarmi a Roma perché in Brasile giocava Amazona, ma forse lui voleva qualcuno che poteva dare una mano in campo, no? Io riuscivo a organizzare un po' e facevamo tanto fuorigioco, qualche volta si sbagliava perché il fuorigioco all'epoca era più difficile da fare, però era importante fare il fuorigioco per lasciare la squadra un po' più corta. Però abbiamo sbagliato, però alla fine gli sbagli sono stati talmente pochi che ha portato la Roma a vincere lo scudetto giocando a zone. Abbiamo giocato 2 partite in casa e se fosse l'anno scorso sicuramente non si vinceva o si perdeva e questo è un buon auspicio, sperando che la squadra migliora. Adesso abbiamo forse avuto un po' di stanchezza dopo queste partite contro Ipswich. Attenzione Alfredo, cambia il risultato a Napoli, ti chiedo scusa, Roma in vantaggio, gol di Nela, uno spiovente da... Enrico, Roma in vantaggio all'Olimpico al 36esimo. Pruzzo ha raccolto una corta respinta di Mannini su un violento tiro da fuori.
si rilancia in attacco ancora con Nela che è scattato sul lancio di Conti, avanza ancora Nela, entra in area, rimette sulla sinistra dove è scattato Ioria, controlla la sera, il portiere esce, tiro, parata di Bordon, rete. Dopo una parata di Bordon, Ioria ha messo in rete sulla destra la seconda palla della squadra giallorossa. La Roma è passata in vantaggio con Falcao esattamente al terzo minuto, dopo una discesa molto bella e lucida da parte di Nela lungo la fascia laterale destra, conclusa con un dribbling a rientrare che ha offerto al terzino giallorosso la possibilità di crossare. Sul suo spiovente Falcao si è avventato di testa collocando la palla nell'angolo alto alla destra di Malizia, pertanto al terzo minuto e qualche secondo all'Olimpico Roma in vantaggio sul Cagliari per 1-0 a Enrico. Attenzione, terza rete della Roma, Di Bartolomei ha segnato. Di Bartolomei ha portato a 3 le reti per la formazione giallorossa. Linea al collega che stava parlando. Roma mi sembra già salvo, speriamo che riesca a tenere questa marcia e penso che è aumentato anche percentuale per noi. Adesso da 15 andiamo a 30% e faccio retrocedere Inter e Juventus a 30% da 35%. Attenzione, la Roma è al raddoppio. Di Bartolomei, una sua cannonata, un gol dobbiamo dire splendido perché è stato veramente tale, una cannonata di Bartolomei su calcio di punizione, scaraventata di Bartolomei in porta. Ma si vede che abbiamo paura di essere vincitore, perché noi siamo grandi fino a che la partita si gioca a pari o magari anche perdiamo, ma quando vinciamo sembra che lasciamo tutti dietro, abbiamo un momento di quasi umiltà e giocare come una piccola squadra, purtroppo ancora. Premetto che non ero a Genova, ero a Roma. So che mio padre è rimasto sconvolto da quell'invasione, dal fatto di essere... Non so se sia stato tanto piacevole o meno, perché sai, lui è tutto sommato un po' svedese, questo essere portato in alto così, un omone di 100 kg come lui, però ha sentito quel calore e soprattutto la gioia di un popolo che aspettava da 40 anni un momento del genere. Per lui poter dare una gioia così grande come la vittoria dello scudetto, e per lui era veramente una fonte di gioia. Pensieri sono tanti, specialmente adesso quando vinci qualcosa.
ma come importanza quando ha vinto la partita a Pisa, come più la domenica scorsa dopo la vittoria contro Avellino, che ho cominciato a credere anche io. Il segreto del rapporto tra il presidente Viola e mio papà è dovuto al fatto che avevano un grande rispetto dei ruoli. Viola non è mai entrato in questioni tecniche e mio padre è sempre stato molto ligio ai suoi doveri di allenatore e della società. Mio padre non era un allenatore di quelli che pretendevano e volevano determinati giocatori. Faceva quello come ha sempre fatto, con quello che c'era. Chiaramente sono alcune eccezioni, tipo l'acquisto di Carlo Ancelotti, che è stato, quello sì, fortemente caldeggiato da mio padre, perché lo aveva seguito tanto, era andato a vederlo tante volte in varie partite del Parma in Serie C, ed era assolutamente convinto di avere in mano un nuovo, posso dire, un nuovo Antonioni. Parlando con Pelé, chiedendo consiglio, gli disse Zico per vincere le partite e Falcao per vincere i campionati. E fu scelto Falcao, che divenne poi veramente grande secondo me in Italia più di quello che ne era l'Internazionale di Porto Alegre. Lidom come preparazione, come mentalità, e Falcao era lo sviluppo del pensiero di Lidom, la capacità di trasferire, la capacità di allenare quotidianamente quei tipi di concetti. Era il confronto quotidiano tra due personaggi straordinari. Lui l'ha sempre avuta la rivalità con la Juventus, da quando è arrivato in Italia, quindi lui sentiva molto la rivalità con la Juventus più che con l'Inter. Mio padre fu chiamato 2 volte dalla Juventus per andarlo a allenare, penso sia l'unico allenatore che abbia detto di no. Abbiamo trovato un Lazio molto valido, ha fatto una bella partita e è stato anche sfortunato qualche volta, anche se noi potevamo fare più gol anche noi. Cerezo era un giocatore che in Brasile era considerato perlomeno bravo come Falcao, se non qualcuno diceva che fosse addirittura migliore di Falcao in Brasile. Quindi aveva una coppia a centrocampo formidabile e lì era stata la grande forza. Ma infatti la Roma è arrivata bene in finale, giocando la partita qua contro il Dundee, che è stata una delle più belle partite, credo, della storia della Roma.
Ma si parla ancora tanto sulle 2 settimane prima della finale. Il fatto che mio padre avesse portato la squadra in Trentino era proprio per allontanarli, cercare di toglierli dalla tensione palpabile che si sentiva in città. Io ero a Roma e l'atmosfera era pesantissima, ma pesantissima nel senso che ti sentivi obbligato a vincere. Cioè, questa non può scapparci, questa dobbiamo vincere a tutti i costi, è un'occasione unica nella vita. Cioè, c'era questo peso di una responsabilità che prescindeva dalla forza degli avversari, ti sentivi obbligato a vincere. Dall'altra parte c'era un Liverpool, che io ero allo stadio a quella partita, erano ancora in divisa in borghese, che si facevano le foto sorridenti con lo sfondo della curva sud che li insultava. Questi qua sembrava che fossero in gita scolastica, in gita di piacere. Io mi sono spaventato quando ho visto questa scena. Ho detto, caspita, che tranquillità, che tempra. Il ricordo un po' sbiadito, triste, perché era per noi una grande occasione, un'opportunità, però non eravamo neanche tanto preparati sotto questo aspetto, perché all'epoca, finito il campionato, c'è stata una sosta lunga, credo dopo 20-25 giorni si giocò la finale, abbiamo avuto 3-4 giorni liberi, poi andammo in montagna un po' a riprendere la preparazione, mentre il Liverpool era una squadra abituata a questo tipo di eventi e si è visto già sotto al tunnel la differenza. Noi una tensione, una concentrazione, una finale all'Olimpico, un'occasione da sfruttare, però la tensione era anche veramente alta e tantissima. Quelli del Liverpool invece sorridenti, tranquilli, Grobbelaar che camminava dietro all'arbitro e faceva i stessi passi dell'arbitro. Noi ci guardavamo e dicevamo, ma questo è pazzo. Poi l'abbiamo visto sui calci di rigore, quello che è stato il suo comportamento. Però nonostante questa situazione, insomma, siamo riusciti a tenere botta contro una squadra fortissima, perché all'epoca aveva vinto tutto. I calci di rigore sappiamo tutti come è andata, insomma. Dopo la partita di finale Coppa Italia Roma-Verona, Falcao dona a mio padre la maglia e gli fa, mister, lei me l'ha data quando sono arrivato e io adesso che lei va via gliela rendo ed è un bel ricordo quella maglia sicuramente. Cose che Falcao, se mi vede, me lo ricorda sempre. Mio padre comunica la decisione all'ingegner Viola già 2 o 3 mesi prima della finale, che non aveva intenzione di continuare perché la sua idea era di trasferirsi vicino a Cuccaro Monferrato, dove noi stavamo ingrandendo tutto, stavamo mettendo le radici per l'azienda vitivinicola. Poi ha avuto l'offerta dal Milan, che è stata una scelta forse sbagliata poi vista con gli anni, perché quel Milan era presidente Farina, che era una persona chiacchierata già al Vicenza, poi dopo
Poi dopo al Milan ha fatto quello che qualcuno si ricorda ha fatto, portando la squadra praticamente al fallimento. Ricordo che Farina scappa dal Milan proprio fisicamente fine novembre. In quei 2 mesi e mezzo lì il Milan è primo o secondo senza la società, con mio padre allenatore. È primo fino a Natale, poi diventa secondo, forse dopo. Quindi diciamo ha fatto un lavoro bellissimo in quel periodo. Poi arriva Berlusconi al Milan e lì forse non c'è stato un gran buon feeling fra le due persone. Credo che Berlusconi avesse l'abitudine di avere un atteggiamento che mio padre non era abituato ad avere. Quando Berlusconi venne mi chiese se mi sentivo in grado di prendere in mano la situazione e dissi di sì, però le chiedo una cosa. Io voglio che il signor Lidon, per il rispetto che ho per lui, per quello che mi ha dato, per quello che ha dato al calcio, non venga mandato via esonerato, ma rimanga a lavorare con noi. Parlai con Lidon e lui accettò. Lui rimase sempre con noi. Continuava a seguire la squadra assieme a noi, io qualche volta gli chiedevo anche dei consigli e lui è rimasto sempre con noi, fino all'ultima partita. Ed questa è una delle cose di cui mi sento orgoglioso, perché il rispetto è una cosa che mi ha insegnato mio padre, è fondamentale nella vita. Torna subito alla Roma, finisce il campionato col Milan, gli ultimi 3 mesi viene affiancato da Fabio Capello e poi dopo ricomincia subito con la Roma e fa anche un buon campionato, fanno un terzo posto dietro il Napoli, al Napoli Maradona, il Milan di Gullit Van Basten. Fanno 2 buoni campionati. Il secondo così così, il secondo va così così, al punto che viene allontanato da Viola per un mese e mezzo. Lo richiamò e finirono lì. Poi dopo, finito il campionato, finirono lì le cose. Ma meglio forse stare a Cuccaro tranquillo. A ogni modo, quando vengono queste vittorie, anche sofferte, mi sta bene. Non era più forse il rapporto che c'era prima. Sai, questo fatto che mio padre fu allontanato un po' minò quel tipo di rapporto che c'era. Poi dopo mio padre ha smesso di allenare, benché c'era stata una possibilità di tornare un'ennesima volta alla Roma con Ciarrapico, presidente. Non erano molto soddisfatti di Radice, si fecero vivi dicendo che se succedevano determinate cose sarebbe dovuto rientrare alla Roma al posto di Radice, quelle cose però non si realizzarono e quindi lui non tornò più alla Roma, se non proprio negli ultimi anni, quando ai tempi del presidente Sensi.
papà era vecchio, cioè vecchio, aveva 75 anni, non sono pochi per un allenatore di calcio, e con i suoi acciacchi fisici. Chiama Sensi direttamente, forse era fine febbraio, primi di marzo. Noi quasi non ci crediamo. Mio papà si era convinto di aver smesso di allenare, cioè proprio non gli passava nemmeno più per la testa. E devo dire che Sensi poi ha fatto un po' peso sul fatto della figura di mio padre. Lei è una grande figura per la Roma, i tifosi. Non ha mai chiesto una cifra, ha detto io non mi interessa, io vengo volentieri. C'è Sella che se lo ricordava perché era un ragazzo della Primavera. Ha sostituito Carlos Bianchi per questi 3-4 mesi che io li considero un po' il suo tramonto, è proprio il suo tramonto, però non era più l'uomo che era 10 anni prima perché aveva avuto qualche problema di salute e quindi gli anni erano passati anche per lui, onestamente. Io onestamente ci soffrivo a vederlo in panchina. Devo dire che poi mio padre è stato consigliere di Sensi, è stato consigliere in consiglio di amministrazione. Sensi lo interpellava molto, sempre, soprattutto sui cambi di allenatore. La scelta di Fabio Capello fu assolutamente avallata da mio padre, perché sapeva che era un allenatore che avrebbe portato dei risultati, ma fecero anche una bella squadra. Mi ricordo che lui era entusiasta di Battistuta, che lui veniva spesso qui a Trigoria, no, tutti i giorni veniva qua a Trigoria a vedere gli allenamenti, e mi fa, ma sai che sto Battistuta, mi disse una volta, era veramente forte, mi ricorda Nordal, mi ricorda quelli bravi dei miei tempi. Che quando diceva mi ricorda quelli bravi dei miei tempi era una grande consacrazione. Sarebbe ancora un grande allenatore, Nils Lidon, moderno, come no? All'epoca avevamo grandi giocatori, ognuno con le sue personalità anche diverse, giustamente, ma gestire anche un gruppo del genere non era assolutamente facile. Quindi lui non ha gestito solo individualmente, ha gestito un gruppo che poi è diventata anche una squadra fortissima. Era troppo all'avanguardia con la zona prima, pensa oggi. Oggi farebbe giocare forse un difensore centrale solo, non lo so, perché farebbe una barriera prima, staccherebbe il libero, non lo so, si inventerebbe qualcosa perché lui in questo vedeva il calcio veramente tanti anni avanti. Non è stato solo un maestro dentro al campo, uno che ha insegnato il calcio, ma anche un grande insegnante di vita. E quando è mancato abbiamo fatto l'annuncio. Io ho messo l'unica cosa di cui lui era veramente orgoglioso. Ho messo Nils Lidon 1922-2007, Nils Lidon campione olimpico 1948. Era una cosa che lui ci andava di un orgoglioso, era il suo grande, più di tutti gli altri. E devo dire che lui, tutto sommato, lui era un calciatore più che un allenatore, cioè lui piace essere considerato come un grande calciatore.